Ci sono aperture che si vivono in casa e altre che ti portano dove una storia aspetta di essere raccontata. Questa stagione di Cacciatori di montagna inizia qui, ai piedi di uno degli ultimi giganti di ghiaccio, la Marmolada. E anche se ci sono cime che sembrano più nobili di altre, inizia qui perché la montagna in fondo è sempre la stessa, ovunque. Cambia il profilo, cambia il vento, ma non cambia ciò che ti insegna. Ancora la conosco al piccolo. Etica, rispetto, sacrificio, ma soprattutto impegno e buonsenso. Tenacia, quella che fino alla fine ti fa sperare che tutto vada per il meglio. Questi 5 ragazzi hanno dato un volto concreto alla mia idea di futuro sostenibile per la caccia. In loro ho ritrovato qualcosa che non si insegna ma si riconosce subito. L'orgoglio di appartenere a una categoria, a una famiglia, a un mondo difficile da raccontare, ma che bisogna vivere. Siamo arrivati ad Arabba, sul confine tra il Trentino e il Veneto, con un gruppo di ragazzi che piano piano vi presenterò e conosceremo in questi giorni. Siamo a caccia con loro, sia per cervi che per camosci, e come prima cosa proviamo un attimo la carabina a 300 metri per vedere che sia tutto a posto. Aaron, carica pure. Tieni. Proviamo. Questo qua, prendine una. Là sei a 3,25, Sì? sono 14 click. Perfetto. Quando ci sei ce lo dici che facciamo partire il video. Poi con calma. Adesso c'è meno aria di prima. Buono. Ok. Video partito, quando vuoi. Sembrava anche proprio presa, no? Aspetta che riguardiamo, mi sembra a posto. Il rumore è fatto di ferro, non di il pietra. rumore. Sì. Ma hai compensato a sinistra o miravi uguale a prima? No, ho mirato alla fine Perfetto. a Perfetto. sinistra. Perfetto proprio. C'è? Sì. Ah, va. A me per fare idee c'è sempre un Bravo! Carabina a posto per domani. No, anche per stasera. In questi no? giorni, come avete visto, useremo una Franchi Horizon, ormai molto collaudata, ma con delle cartucce nuove, le RVS HIT da 165 grani. Volevo anche spiegarvi perché siamo qui con Aaron. Aaron ha vinto il contest che abbiamo fatto in fiera ad EOS lo scorso anno. E sicuramente la fiera è uno dei momenti più belli per conoscere tutti voi, per incontrarci e per creare delle amicizie che durano nel tempo. Clicca. Te lo dico subito. Perfetto, grazie. E alla piastra sei a 4,19, Esatto. 26 click. Boh, metto su 13 e sono a posto. Dici Vado. dici solo quando sei pronto che faccio partire il video. Vado. Ok, noi ci siamo quando vuoi. Un filino a sinistra magari, Sì. se c'è vento. Bella, bravo. Perfetto. Presa o no? Sì, forse un filo basso. Sì. nell'angolino di sinistra. Sì, però, cioè, Appena appena. 420 metri, guarda lì dove sei andato. Sì, sì, proprio. Angolo perfetto. Appena appena. Però ho compensato, là è andata là, quindi vuol dire che Non c'era tanto vento, no. La prima non so come mai siamo andati a destra allora, comunque. Magari ho sbagliato anch'io. Carabina a posto. Perfetto. Siamo pronti? Qual è il piano adesso? Cosa vuoi fare? Adesso andiamo a mangiare un boccone e poi partiamo, andiamo a farci un giro. Stasera cervi? Stasera cervi. Venite tutti? Siamo tutti insieme? Manca ancora qualcuno? Forse suo fratello, se ci raggiunge. Luca. Luca.
Va bene, dai. Perfetto. Via. Andiamo. Bella squadra, eh? Sono il più vecchio qua. Molto vecchio, molto più vecchio. Sono 10 anni più vecchio di tutti loro, ma... Abbiamo appena finito di provare la carabina e stiamo guardando su, ci sono dei camosci, quindi stiamo guardando un attimo che animali sono. Per questa sera si può cacciare solo il cervo ancora, sottile e fusone, e invece da domani mattina apre anche il camoscio. The night shift cutie at the truck stop knows my name. Threw the candle in the midnight oil and lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up, cause I ain't been to bed. Gonna have my name cut into a stone when I lay my head. No rest for the wicked, at least for a few 100 miles. I'm running wild. Ride the lightning, run on empty in the ring of fire. Rolling like the Mississippi, oh mama tried. I got bad down to my bones, don't know where I'm gonna go, oh sweet time, I'm running wild, I'm running wild, I'm running Abbiamo appena finito pranzo al sole, mangiando speck e pancetta, locale direi, forse chilometro zero proprio, e adesso usciamo per andare a caccia al cervo, quindi vediamo come va. Vi faccio vedere i maiali che producono la pancetta e lo speck che abbiamo mangiato a pranzo, vieni. Chilometro zero intende visto? Questo è chilometro zero. Ciao! Pansetta. Guarda, questo è pan e questa è seta. Sei contento? Dove sono? In cima ai paravaranda, a destra dell'impianto. Le 4 di pomeriggio. Ma sai che da noi vedere i cervi adesso è una cosa, cioè, impossibile. No, a stora qua, fuori. No. Adesso vedi ancora il piccolo. Siamo partiti, primo pomeriggio, ma alle 4, ma comunque in questo periodo fa ancora abbastanza caldo, quindi è abbastanza presto. L'obiettivo è di cercare un fusone e una sottile di cervo. Abbiamo già visto qualche animale, ma ancora tutti coricati e tutti in posti abbastanza scomodi. Siamo fuori in 6 oggi pomeriggio, c'è Aaron e il gruppo di amici più fidato, Mattias, Manuel, Fabio, e dopo pranzo ci ha raggiunti Luca, e si è aggiunto anche lui, che è il fratello di Mattias. Vediamo se riusciamo a trovare questi cervi e capire se c'è qualcosa di prelevabile. Aaron, dove vuoi andare qua? Qua davanti? Questi qua cosa sono dove mettono il fieno? Sì, una volta Bello. metteva mattina. Adesso invece... Adesso vengono fuori. Vai a far festa. Cosa vedi? È entrato dietro l'Arice, ma c'era un culo di un cervo. Più basso. Si vede c'è un canale qua davanti sulla sinistra con degli alberi secchi sulla Sì, sinistra. col sole ancora sotto. Esatto. Poi sali, c'è un altro Sì. che c'è una riga di sole in Sì. mezzo. Là, Allora Aaron, raccontami un attimo, questa riserva qua come funziona, più o meno quanti siete cacciatori, quanti ettari? Una riserva che è diciamo il comune. Siamo una cinquantina di soci e cacciamo su più o meno 10.000 ettari di territorio. Quindi siete fortunati. Abbastanza, per fortuna sì. E adesso, oggi noi possiamo fare solo, mi dicevi, femmina? No, Oggi sottile e fusoni, e ci sarebbero anche i piccoli volendo, di cervo.
Poi da domani, 1° settembre, apre Camoscio, Capriolo, Muflone. Ok. Quindi Basta. diciamo stasera la prendiamo abbastanza tranquilla. Diamo una Sì, guardata. facciamo un giretto, ci guardiamo un po' intorno e domani Caccia. partiamo. Bene. Comunque qualche cervo l'abbiamo visto già, eh? Sì, girano un po' tutto il giorno, dopo oggi è molto caldo quindi è abbastanza difficile vederli, però qualcosina si vede, dai. Vediamo se l'animale è giusto, possiamo anche pensarci. Bene, dai. Continuiamo a dare una binocolata allora. Ottimo. E Aaron, un'altra cosa, ma è strano vedere tutti questi ragazzi giovani che vanno a caccia insieme, cioè almeno da noi in Piemonte di giovani che vanno a caccia non ce ne sono più tanti. Qua per fortuna siamo abbastanza i giovani, ce ne sono parecchi. Sì, E anche gli voi piace. siete tutti di che anno? Del 2000? 2000, 2004, 2007 Bello. intorno, però è bello se si è in compagnia e con la gente che conosci, i giovani. Molto bello, cioè è Molto difficile bello. vedere un gruppo di ragazzi giovani come voi. Purtroppo sì, dopo qua per fortuna ce ne sono parecchi che hanno la passione e ci ritroviamo più che volentieri a Bello. cacciare insieme. Sì, Hai sentito? vero che Abramito. bulavano? Leva una bulata, vero? Abramito, sì. Sì. No. È il 31 di agosto e sotto qua nella buca ha dato un colpo di bramito un maschio. Probabilmente iniziano solo, non saranno proprio ancora in amore, però si stanno già portando verso le zone di bramito. Stiamo guardando tutta questa faccia qui davanti a noi e se guardi bene là in alto, riesci a intravedere dietro la marmolada e il ghiacciaio. Là proprio dove arriva la seggiovia, guarda. Bella, eh? Qua sono messi per i cervi per non farli entrare. Grazie! Adesso qua Luca. Abbiamo dato una binocolata a tutte le zone più basse salendo con la macchina, abbiamo visto qualche cervo, qualche maschio, non quello che stiamo cercando. Adesso ci prepariamo, prendiamo tutta l'attrezzatura e andiamo dietro quella cresta là a caccia. Via, metto gli scarponi, prendiamo la carabina e andiamo. Stai lì, guardatelo. Ho solo tipo 1, 2, 3, 4 più 3, una ventina di telecamere. Guarda lì. Bastardi. Bene, sta arrivando sera, le temperature stanno calando piano piano, il caldo di oggi per fortuna sembra stia calando. Proviamo ad andare a far caccia oltre questo colle dove troveremo dei larici e dei prati, sperando che i cervi si alzino a mangiare questa sera. Bene, andiamo. Bravo. Bella bro. Bella bro. Oggi ci siamo conosciuti io e Fabio andando a scuola. Dopo il primo anno che andavo col gatto, Aaron veniva con me la sera e dopo da Aaron si è aggiunto anche Manuel a una certa e così è nato il gruppo. Perché in compagnia sia un po' più bello da solo, sei sempre da solo, sei un po' limitato. Sì. Invece in compagnia magari ogni tanto puoi anche azzardare un po' di più, ecco. Sì, soprattutto alla fine poi è l'amicizia, no? Condividere questi momenti con qualcuno, come dici Sì, te. è bello. Sei là in compagnia, mangi qualcosa, bevi qualcosa. Sempre bello. Ci diverte di più. Sì. Bene. Guarda che ci sono 2 caprioli, c'è un maschio a destra e quell'altro è anche un maschio. Lo spizza. C'è un bacca interessante che là. Calda in sonno. Li vedi? Sono anche 2 giovani. Là. Che sponda la scala, ti posso dire. C'è un camoscio. Sono 2 maschi di camoscio. Stiamo arrivando nella zona buona, quindi bisogna iniziare a fare un po' di silenzio.
calche le va con gli Arling, il bug di due hai. Le callave. Lì nel prato c'è il mio amico che è venuto su tutta la settimana. Alla sera uscivano tardi e la mattina rientravano a buio. Adesso sono lì. E ho detto non ci vado neanche perché è tutta la settimana che ci prova e ogni giorno lo fregano. E oggi sono lì. Le vedi? Sì, dappertutto. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guarda, stanno salendo dal bosco. Sì, le vedo. Ce ne sono dappertutto. Ci saranno cerf che ven su. Proviamo ad andare giù su queste rocce che tante volte salgono anche di qua sotto di noi. Ma sto vedo qui, tu ce l'ha. Siamo arrivati su questa cresta con una vista spettacolare sulla valle e su questa buca davanti a noi. E ci sono cervi un po' dappertutto. Veramente, veramente bello. Sono su 250 metri questi. Probabilmente hanno sentito me che sono arrivato dopo un po' di corsa. E il vento tira anche giù. La preapertura al cervo in questa riserva vuol dire semplicemente che si può prelevare solo sottile o fusone. Per quanto ci siano tanti cervi, il fusone e la sottile sono giù in fondo a 800 metri, questi qua più vicini sono solo femmine coi piccoli, quindi probabilmente per adesso aspettiamo ancora. Comunque posti davvero stupendi e densità di animali notevole. È uscito fuori adesso lì davanti a noi un capriolo di 1 anno molto molto scarso, che è quello che abbiamo visto mentre venivamo dentro. Era insieme a un maschio un maschio carino, ma non lo vediamo per il momento. Sai che ti dico, Aaron, che quasi quasi metto una giacchetta anch'io. È fresca. Bene, fresca. Appena va via il sole si sente subito che cambia la temperatura. È incredibile come quando arriva settembre cambi tutto. Durante il giorno fa caldo e la sera e alla mattina raffredda subito il tempo. Ci siamo. Settembre. È arrivato. È arrivato. Guarda due maschi che si danno. C'è 3 maschi fuori lì. Guarda qua sotto. Sono venuti fuori 5 maschi qua in un prato più vicini a noi e ci sono i giovani che si incornano. Senti che bramisce. Sono smesso. Sì, sono qua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Per questa sera abbiamo praticamente finito, mancano pochi minuti a buio e l'obiettivo però alla fine è l'apertura di domani mattina. Allora, tu domani mattina cosa vorresti fare? Dove andiamo a caccia? Domani mattina andiamo a caccia, sempre noi col gruppo. Andiamo su quella montagna là in fondo dove ci sono le nuvole alte sulla cima e speriamo di incontrare una femmina che conosciamo. Femmina di camoscio? Una femmina di camoscio e ho degli Yarling scarsi, giusti da prelevare. Bene, molto bene. Adesso allora tra poco rientriamo, poi ci rivediamo domani mattina. Perfetto. Stiamo salendo, siamo appena usciti fuori dalla nebbia e dietro di noi si è aperto davvero uno spettacolo, anche se è ancora scuro si vedono le prime montagne,
Per i ragazzi, per il gruppo oggi è l'apertura, quindi è un momento importante e sicuramente sono abbastanza carichi di aspettative e di tensione. Un grande in bocca al lupo a loro e sono contento di seguirli in questa giornata. Andiamo, dai! Siamo in 4 a cacciare oggi, 3 di loro hanno il permesso e possono fare animali diversi, quindi in base a cosa vediamo poi decideranno loro chi spara. Guarda che arriva sulla nebbia. La mattina presto quando si sale e c'è la nebbia è sempre mette sempre un po' di agitazione, perché ogni tanto si vede, ogni tanto non si vede più e non sai com'è la giornata andrà. Purtroppo per le cacce di montagna, se non si vede è sempre complicato. Adesso si sta di nuovo chiudendo. Che venga chiaro che non siano di qua i camosci, poi iniziamo e facciamo il giro della montagna. Poi se non c'è niente là ci spostiamo, possiamo cacciare tutta quella zona. Aaron, secondo te questo è qua il gruppo che volevi guardare te o possono essere loro, no? Potrebbe essere, anche se penso la femmina giri da sola, però probabilmente qua intorno sicuramente, non è lontana. E adesso aspettiamo che si chiuda la nebbia, proviamo ad andargli vicino e speriamo non ci vedano. Ok, quando vuoi andare ce lo dici, andiamo. Perfetto. La femmina è piccola, la prima è quella che stiamo cercando. È quella che abbiamo trovato noi. Quella di sinistra è quella che stai cercando? Sì, la prima. Stanno andando via. Dovrebbero girare dietro così. Speriamo. Appena girano, andiamo lì dove ci sono quegli alberi. C'erano 2 maschietti e un paio di armi. Se sono gli stessi. Secondo me sì. Fabio, sono ancora là i cervi. Abbiamo già visto diversi animali, sia cervi che camosci, qualche maschio giovane, qualche yearling. Sulla in cresta, su quella cresta là davanti a noi, ha girato dietro una femmina col piccolo, un'altra femmina che potrebbe essere asciutta, ma bisogna arrivare più vicino per essere sicuri. Adesso guardano ancora bene questi qua che stanno scendendo sotto, quell'altro branchetto lì, e poi probabilmente proviamo a avvicinarci un pochino verso la cresta. Comunque, posti incredibili e poi un'alba veramente stupenda.
piano piano. Un piccolo, una femmina, uno yearling forse. Guarda quella sulla roccia di fianco. È interessante quella lì. 240 metri. Sulla roccia, qua ce n'è una, poi si va in piano dritto. Prova te farà sklop e cavere gli erbe. Ok. Qua vuole sparare quella lì sulla roccia qua. Se inizia a muoversi che riusciamo a vederla sotto, sì, se no no. Finché non la vedo sotto non la tocchiamo. Se vuoi metterti coperto magari da quel colletto lì, da lì. Magari passa coperto qua dietro. O lì. Qua siamo nella riserva di Luca. E quindi il permesso di sparare ce l'ha lui. Dalla parte di là della cresta è la riserva di Aaron. Quindi se vediamo qualcosa di là avrebbe sparato Aaron, tipo spara Luca. Questa è anche vecchia. Eccolo. Sembra asciutto. Adesso si fa 2 passi in giù. Anche vecchia. Questa è vecchia. Sì. Se vuoi venire anche te. Sì. Aspetta, poi vieni. Qua si vede questa qua che era qua sulle pietre. Adesso io l'ho capito, te la faccio vedere io. Sì, sì. Nel tutto il gruppo qua. Fermi, immobili, guarda, vedi. L'hai capita qual è? Più bassa, più vicino. Sono a 150 metri. 180. Perché potrebbe anche essere che il piccolo sia con quelle femmine qua sopra. Guarda quanti piccoli ci sono. C'è la sigla qua sopra. Ok. Ma prima o poi si gira adesso. È lei che è scesa giù, no? Quella dietro delle due. Al latte. Al latte, niente. Al latte. Quella davanti. Questa al latte. Quella davanti anche. Guarda anche quella là, proprio l'ultima da sola a sinistra. Quella in fondo. Quella che ci guarda. Sì. Quella la conosco, al piccolo questa. Sì. Quella la conosco. È anche vecchia. È una bellissima femmina. Però quest'anno è il piccolo. E sopra quella di lì. Quella sopra quella lì. Psst. Alta sopra insieme alle 3. Guarda un attimo quelle lì alte. Stanno andando in là. Quella, la più bella è quella che gratta l'Adige. Una sta uscendo dietro quella lunga. Vedi che viene la vecchia. La vedi? Dove c'era prima quella lunga? Che si grattava. Non tocca che le Quella di sinistra delle due. Allora. Sono là sotto le piante. muovete ben con calma, Luca, perché sì, non è pressa. Non stai sparare ancora, che io ce l'ho ancora una volta, potete un ok, potete sparare. Cala sutta, Che va via di culo adesso. no, è asciutta. Quella che cammina. Sì, boh, quella
Hanno trovato la femmina asciutta e quella di adesso li controllo, è quella di sinistra, sotto là. Adesso lui si sta preparando, abbiamo controllata alla distanza. Luca, le veighetto. Dimmi se ti dovre velk. Dai ancora un click. Uno solo, No. Compensa 10 cm a sinistra. Tendis che io mangiamo, ok? Veighetto cala che le trigate sa mangia, adesso la uzenci in la testa. La veighetto, Luca. Dai che se la vesto i passan su, te la mole. Tirate. Occhio. Occhio. Eccola, Luca. Adesso è perfetta. Adesso è perfetta. Noi ci siamo. Vai. Perfetta. Perfetta. Bravo. Guarda. Ciapada. Bravo. Strano che vada via così bene. Tanega. Carica. Ciaria. Dov'è? La prima davanti. Ma la cala in cima brava. E la cala. Strano che non sia giù già. Sì. L'hai giù tante cose. A guardarla così andare giù non sembrava avesse dentro colpi. Purtroppo l'emozione del momento e la reazione dell'animale ci hanno fatto valutare male la fucilata. La palla sembrava perfetta dietro la spalla, in realtà l'animale è andato via senza quasi accennare la fucilata. E riguardando il video non siamo sicuri. Potrebbe anche essere che la palla sia arrivata bassa, tirando dall'alto questo potrebbe essere un problema. L'unica cosa che possiamo fare è andare a verificare sulla fucilata. Abbiamo fatto una cacciata stupenda questa mattina, un'alba con la nebbia e tutto su queste montagne, come vedete dai paesaggi veramente incredibili. Quando siamo arrivati qui c'era una trentina di camosci, forse di più. C'erano diverse femmine, un paio di femmine molto interessanti che però Aaron aveva visto prima quest'estate e aveva paura avessero il piccolo. Giù basso è uscita una femmina che si è presentata bene dietro, si vedeva molto bene che non aveva latte e quindi hanno deciso di prelevarla. Ha sparato Luca. Sui 270 metri ha fatto un bel tiro, almeno quello che abbiamo visto nel video e tutto, però purtroppo la camoscia c'è poi partita di corsa giù e è entrata in bosco. Adesso aspettiamo qua un'oretta, mangiamo qualcosa, dopodiché andiamo giù lì, andiamo sul lancio, sulla fucilata e da lì poi vediamo se troviamo sangue e scendiamo a cercarla. Comunque è bello vedere che dei ragazzi così, tutti del 2000 o del 2003, del 2004, mettano così tanto pensiero, così tanta concentrazione, così tanta voglia di far bene su questo tipo di caccia. Cioè abbiamo visto femmine molto belle, abbiamo visto femmine che sembravano asciutte, ma hanno aspettato finché non erano sicuri al 100%. E questo fa onore dei ragazzi così giovani. Senti le cotorne che cantano. Cantano a festa per noi. Allora, più o meno li ha sparato in quelle pietraie là, giusto? Esatto. Quelle pietraie là, adesso noi gli arriviamo di qua, scendiamo giù lì Esatto. E guardiamo se c'è sangue sul colpo. e poi entriamo dove è andato lui Poi piano piano. Andiamo dietro dove l'abbiamo visto l'ultima volta. Bene. È passata più di un'ora da quando abbiamo sparato, adesso andiamo sulla fucilata e vediamo se troviamo il sangue. Allora, noi eravamo là, vedi dove c'è quel pino sulla cresta, quell'abete, e da là gli ha sparato qui. Adesso andiamo lì da Aaron e dagli altri e guardiamo se troviamo il sangue. Il fatto che ci siano tutti questi corvi lì sotto non è brutto, non è un brutto segno. Pelo e un pochino di carne e poco sangue per adesso.
Questo è il punto dove gli ha sparato. C'è una goccetta di sangue proprio piccola. Purtroppo c'è poco sangue, quindi bisogna fare attenzione e cercare di capire cosa è successo. Rhododendri. Poi c'è un sasso. Qui c'è del sangue, come potete vedere qua su queste foglie. Lei scendeva verso così, noi andiamo piano piano sul sangue a vedere cosa troviamo. Eccolo lì, qua così. Ormai siamo a probabilmente 250 metri dalla fucilata, quindi non è un buon segno questo, però adesso qua fa ancora un po' di sangue e sta andando giù qua. Speriamo di riuscire a continuare a vederlo. Qua ha fatto un po' un giro strano, non vedo più. Sembra qui la traccia, ma non c'è più sangue. Abbiamo fatto 300-400 metri dietro l'animale, c'è sangue qua in bosco, ma non è tanto continuo. E prima di spingerlo via o di farlo alzare, farlo andare giù ancora più lontano, ci siamo fermati e aspettiamo di sentire un cane da sangue e vedere se viene su qualcuno a darci una mano. Combinazione, siamo vicini a un amico con cui ho già cacciato, Andrea Favretti, gli ho telefonato, lui ha il cane e mi ha detto che si preparava, si organizzava, veniva su e ci dà una mano a cercarla col cane. Speriamo bene perché Luca ci tiene molto e sicuramente lasciare un animale ferito in giro fa sempre molto male al cacciatore soprattutto. Quindi adesso, prima di fare più pasticci del previsto, ci tiriamo via, ci spostiamo e lasciamo qua tranquillo per il cane. Speriamo che Ares risolva la situazione. Pronto? È appena arrivato Andrea con Ares, adesso si prepara, andiamo sul tiro e vediamo cosa riusciamo a combinare. Vieni. Lo vedi? Guardalo lì sulla pietra. Dove siete adesso voi? No, dicevo loro. Vai tranquillo. Appena davanti a voi coi piedi. Appena lì. Perde meno di prima comunque. Piano. Poi la cosa che non capisco è perché non si corica. Probabilmente l'avete alzata. Oh bravo! Oh bravo mio cane! Bravo Ares! Trovata! Bravo! Bravo! Bravo Ares! Bravo! Dai voce! Vai ragazzi! Vai Mansai! Questa ce la siamo sudata, devo dire. Si può anche vedere, mi sa, un po' dal cappello. Abbiamo messo Ares sulla traccia, non all'inizio, a metà. L'ha presa praticamente subito, è venuto giù nel canale e credo che comunque abbia fatto 500 metri ancora dove l'ha sparata. Purtroppo la fucilata è entrata, sembrava buona, ma è entrata un filo bassa e con l'angolo è uscita bassa. Alla fine la caccia è anche questo, l'importante è aver rimediato, l'importante è chiamare il cane e non vergognarsi perché succede a tutti. È una bella femmina, tanta resina, vecchia, asciutta. 6, 7, 8. La bella fatta in Quindi direi che meglio di così non poteva andare. Abbiamo fatto in fretta.
Quando ho iniziato a vedere poco sangue così pensavo fosse peggio. Io ho visto subito il cambio di passo sulla Quando seconda adesso- traccia, quando tira come una locomotiva, anche perché l'odore di sangue così di aperto, lui la sente anche se non c'è sangue. Poi i camosci ne lasciano poco sul così perché saltano, no? E quindi magari non la vedi. Alla fine da quando abbiamo iniziato la traccia qua abbiamo Poi visto 2 guarda che gocce di lui comunque sangue. Non aveva il cuore rotto, per cui non ha vasi grossi rotti, quindi non lascia tanto sangue. Sì, sì. E un attimo, se tiri dall'alto che sbagli tanto così. Bravo Ares. Bravo, bravo. Ha fatto però almeno 500 metri, forse anche di più. Di più. Noi adesso. Adesso, ma noi ne avevamo fatti altri già Un 400. chilometro l'ha fatto, sì. In questa puntata abbiamo provato a raccontarvi la storia di cacciatori giovani, di amici che condividono una passione, nella quale mi riconosco e nella quale mi rivedo sulle loro montagne. Perché alla fine, nonostante tutte le difficoltà, sono sicuro che tramandando la caccia vera come questa, un futuro ci sarà. Mi raccomando come sempre di iscriverti al canale e di lasciare un messaggio, un commento che possa dare un suggerimento per i prossimi video o semplicemente condividere con noi la tua esperienza. Bravi tutti ragazzi, bravo Ares. Bravo Ares. E nello scendere abbiamo trovato anche un fungo